Buongiorno bellissimi! È il 10 maggio 2026 e oggi in questo video ho intenzione di fissare il serbatoio delle acque grigie, finalmente, così poi possiamo proseguire con la chiusura del pavimento. Se avete seguito i video che ho pubblicato sul canale avrete visto che questo in realtà è già il terzo video con il serbatoio come protagonista. Se non li avete visti comunque vi metto le schede qua sopra, di qua. No, probabilmente compriranno da questo lato. Il motivo è che il primo video era letteralmente la creazione della scatola e la coibentazione del serbatoio. Il secondo è il video un po' più tecnico e anche probabilmente più utile se voi voleste fare qualcosa del genere, perché c'è tutta la spiegazione di come fissare i raccordi, la sonda di livello, la resistenza elettrica. Adesso invece facciamo una parte di chiusura in cui terminiamo la creazione e l'assemblaggio diciamo finale del serbatoio e lo andiamo a posizionare sotto allo scuolabus. Sono curiosissimo di vedere come starà. Vi faccio vedere anche com'è la situazione attuale all'interno dello scuolabus. Come vedete manca ancora il pavimento. Alle pareti, probabilmente questo non lo sapete ancora perché non ho ancora pubblicato il video con le pareti, ma ho già fatto un sacco di fori che serviranno poi a installare gli stelli che sosterranno insomma il multistrato marino di chiusura. Il serbatoio andrà esattamente qua. Verrà fissato tramite questi fori, ce n'è uno qua sotto, uno qua e uno qua sotto, quindi 4 fori ai quali verranno agganciate le 4 barre filettate che fisserò tramite inserti filettati e dadi autobloccanti. In uno dei video precedenti sul serbatoio vi dicevo che con molta probabilità la valvola per lo scarico dell'acqua del serbatoio sarebbe stato qua o qui da qualche parte in questa direzione verso l'esterno. Però considerando che la valvola è lunghissima e insieme al gomito superano i 20 cm di lunghezza non abbiamo abbastanza spazio, quindi li ho messi sul lato corto che va quindi in questa direzione, quindi avremo la valvola qui sempre raggiungibile dall'esterno. In questo modo è anche più protetta perché non va verso l'esterno ma rimane interna e scende verso il basso. Adesso vediamo di terminare questo serbatoio. Come prima cosa ho intenzione di fare i fori sui pannelli di multistrato marino in concomitanza con le cose che abbiamo aggiunto, quindi i raccordi, lo scarico, la resistenza elettrica e qua sopra il sensore di livello. Mettiamo un po' di musica. There ain't no problem big enough that I can't make it worse. Ain't no whiskey of any proof that I cannot outburn. You can say, hey, go to hell, but it done had its turn. Any place, anywhere out there that's been cursed, I've been there first. I showed up when it was a peaceful little town. A couple weeks and then the troubles tracked me down. And by the time the sheriff finally read me out, there were only ashes left across the ground. There ain't no problem big enough that I can't make it worse. Ain't no whiskey of any proof that I cannot outburn. You can say, hey, go to hell, but it done had its turn. Any place, anywhere out there that's been cursed, I've been there first. Ok, non mi sono fermato ai fori. In realtà dopo aver fatto tutti i buchi ho deciso di non fare un foro sul lato superiore, dato che ho preso le misure e il cavo sarebbe uscito esattamente dove speravo che non uscisse. Però ho pensato che girandolo e facendo entrare entrambi i cavi all'interno dell'isolante per farlo uscire dal lato opposto a quello con lo scarico, potrei farli uscire direttamente all'interno di un tubo corrugato che è già in direzione del fondo dello scuolabus dell'impianto elettrico. Ho numerato tutti gli angolari, le viti eccetera in modo da poterle rimettere esattamente nel punto esatto una volta finito tutto quanto. Ho dato una carteggiata veloce, ho dato una bella pulita e infine ho iniziato a verniciare, ho verniciato i pannelli di multistrato. Ce n'è in particolare uno che è quello più importante da verniciare bene, che è l'unico che esce sostanzialmente dal lato dello scuolabus. Però ho pensato di verniciarli tutti quanti e soprattutto sui bordi, perché essendo comunque all'esterno e a contatto con la strada, umidità, sale,
acqua, fango, la vernice sicuramente aumenta tantissimo la protezione che questo legno avrà. Tra l'altro sul lato inferiore del serbatoio ho messo una lastra di alluminio, quindi il contatto diretto con l'asfalto sarà con l'alluminio, non con il legno. Il legno è più che altro per la struttura e per proteggere lateralmente, che comunque tutto il serbatoio l'ho pensato in maniera da poterlo poi smontare dallo scuolabus in qualunque momento e smontarlo letteralmente a pezzi. Quindi se il multistrato marino, che già è ottimo contro umidità, acqua in generale, con la vernice, la lastra in alluminio, se non dovesse essere sufficiente per stare sotto lo scuolabus, lo rifacciamo con magari una scatola di alluminio direttamente. Adesso vado che oggi è la festa della mamma e ho una cena. A presto. 14 maggio ed è giunta l'ora di assemblare il nostro serbatoio. Volevo anche fissarlo, ma piove e dovrò stare là sotto disteso, quindi non so se lo farò oggi, ma in ogni caso lo vedrete in questo video. È il 16 maggio 2026, nel caso in cui steste guardando questo video in un altro anno, e è giunta l'ora, ha finalmente smesso di piovere e è tutto pronto per il fissaggio. Oltre alla pioggia, in realtà un piccolo intoppo è stato anche il fatto che mi si è rotta la rivettatrice per gli inserti e non avevo ancora messo i 4 inserti sui quali fisseremo le barre filettate che terranno il serbatoio. Ho pensato di usare degli inserti perché altrimenti la barra filettata con le vibrazioni e il movimento andrebbe a sicuramente spaccare e rovinare l'antiruggine e poi a grattare nel corso del tempo sul metallo del telaio, e questo sicuramente può causare facilmente la formazione di ruggine. Invece l'inserto terrà le barre, anche se metterò comunque un bullone, un dado autobloccante dall'interno, però se non altro l'inserto tiene ferma la barra filettata ed evita questo problema. Da questo lato si fissa bene perché il metallo è singolo, però ho notato che di qua invece il metallo è doppio, perché si vede 2 trasversali che si incrociano. E quindi vedete, l'inserto scende via. Ma ho avuto un'idea per risolvere anche questo problema, a parte per il fatto che mi dà fastidio che l'antiruggine sia venuto via, però guardate un po', se io infilo l'inserto dall'alto verso il basso, anche se non riesco a stringerlo, comunque c'è questa parte più larga che fa tenuta e la barra filettata si avvita e con il peso la tira verso il basso, quindi anche se non lo incastro dovrebbe tenere molto bene. Tra l'altro sopra, se c'è solo questo piccolo spessore, posso anche mettere un dado autobloccante, quindi anche se non lo incastro in realtà lo utilizzo come protezione per il metallo. Ecco, quindi anche se non è fissato, non molla mai più questo. Probabilmente tiene anche più di quello che invece ho infilato bene. E adesso è giunta l'ora del verdetto finale.
Direi che questo capitolo è giunto al termine, che meraviglia! Sono super soddisfatto di come è venuto. Guardate. L'altezza è perfetta, è proprio l'altezza giusta. E guardate anche la comodità di questo scarico. Metto la manina e tac, aperto, tac, chiuso. Eppure è bello protetto perché comunque è abbastanza distante dal bordo e abbastanza alto. È stato complicato, ma ho messo dadi autobloccanti dappertutto, sia sotto che sopra, ne ho messi un quintale. E peso in più sullo scuolabus, ma vabbè, siamo sicuri che non si svita niente con le vibrazioni e che non ci casca il serbatoio per strada. È stata lunga e anche costoso perché tra il serbatoio, il materiale isolante, il multistrato, la sonda di livello, la resistenza elettrica, tutti i raccordi di buono saranno andati un 400 euro. Però spettacolo, bellissimo, perfetto. Ovviamente qua, dove adesso ci sono questi cavetti, ci sarà un'altra guaina che proseguirà lungo lo scuolabus fino laggiù in fondo, dove ci sarà tutta la cabinetta con l'impianto elettrico. Non vedo l'ora di mettere il pavimento adesso. Di che ho dimenticato la colla a casa, se no lo farei già adesso. Voi lo vedrete in uno dei prossimi video. Se vi è piaciuto questo video, se vi è stato utile, se volete continuare a seguire i miei progetti o i miei viaggi futuri, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un like, di commentare, condividere, iscrivervi al canale, mettere hype, tutto quello che potete. E io vi ringrazio per il vostro supporto. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao bellissimi.